Amici di Fall for FVG, oggi sono a Prepotto e ho raggiunto Silvana e Cora dell'azienda agricola Le Due Terre. Buongiorno. Buongiorno Erika. Ciao Erika. Potreste un po' raccontarmi com'è nata questa avventura? Se ci penso è passato già diverso tempo, è un'avventura che è nata nell'84 ad opera mia e di Flavio, che è mio marito, enologo, e due ragazzi pieni di sogni, con un grande sogno nel cassetto e pochi soldi. Che belle avventure, no? Sì, una bella avventura, come ha scritto una volta Paola Mura, bottiglie nate da un sogno. Mi piace proprio definire la nostra azienda così, perché è anche un incentivo ai molti ragazzi che oggi si sentono un po' così demotivati, no? In un momento in cui il lavoro manca, in un momento in cui non è facile iniziare nessuna nuova avventura, però noi dimostriamo che con la passione si può fare tutto, e dunque nell'84 abbiamo cominciato con un piccolo affitto di un terreno, e da quell'affitto poi è nata la voglia di continuare, e l'acquisto di questa collina a Prepotto, dove c'era un prato stabile, una vigna vecchia che noi abbiamo spiantato, abbiamo ripreso e via via portato alla luce. Beh, siete riusciti anche in un altro traguardo, quello di trasmettere a vostra figlia la passione per questa attività, giusto Cora? Sì, decisamente, devo dire che i miei hanno fatto un lavoro stupendo, perché l'azienda fa parte della nostra famiglia, fa parte di noi e mi hanno fatto innamorare di questo lavoro. Cosa ami di questo lavoro? Ma sicuramente il contatto con la natura, l'idea di poter seguire tutte le stagioni, di poter passare dalla potatura dove soffri il freddo perché ti lavora a volte anche a 70 km all'ora e tu devi comunque potare, devi comunque tagliare le viti, e poi il caldo, l'estate, e i profumi della vendemmia. È un lavoro duro, quello è sicuro, mi hanno insegnato anche quello. A volte grandina, a volte c'è un'annata stupenda, fa parte di questo, ed è il lato più bello di questo lavoro. Invece per te Silvana, forse che ti occupi insomma di più del lato commerciale, può essere anche lo sguardo delle persone una volta che assaggiano i vostri vini. Certo, in questo io mi sento molto fortunata, perché non ho scelto la strada di Flavio, stare nelle vigne. Questo, essendo soci e marito e moglie, ci permette di continuare ad andare d'accordo da tanti anni, proprio perché le competenze sono diverse, ognuno ha le sue, e credo che la mia fortuna sia proprio amare la gente, stare con la gente e visitare tanti mondi nuovi, perché la nostra è un'azienda piccola di 5 ettari solamente, che però vende tutti i suoi vini nel mondo. E questo forse è la cosa più entusiasmante, il piccolo e bello, no? Il fatto di sentirsi degli artigiani che con la loro valigetta, con il loro vino, vanno in tutto il mondo a portare un pezzo di Friuli. A proposito di mondo, un'ultima domanda: secondo voi perché le persone invece dovrebbero fare il contrario, ossia perché dal mondo venire in Friuli Venezia Giulia? Nei colli orientali. Guarda, questa Erika è una bella domanda, direi molto pertinente in questo momento particolare, perché credo che il Friuli sia tutto da scoprire ancora. Mi rendo conto che quando viaggiamo io e Cora, è vero, e noi facciamo molto promozione per il Friuli. E mi rendo conto che se una volta dovevi dire che eravamo vicino a Venezia, oggi possiamo dire siamo in Friuli, una terra che ha tante cose, ha le montagne, ha il mare, ha le bellezze naturali, e credo che quello che entusiasmi maggiormente le persone che vengono in Friuli, lo vedo con i nostri clienti giapponesi, con i nostri clienti americani, è il fatto che il Friuli sia una terra ancora da scoprire, è vergine, non è troppo inflazionata dal turismo di massa. E questo forse è l'aspetto più bello che fa venire, che esorta la gente a venire qua, perché è ancora una terra da scoprire. Beh, diciamo che questo progetto serve anche un po' a questo, quindi io vi ringrazio per aver partecipato. Adesso noi andremo a fare un giro nelle vigne e anche a scoprire la cantina. D'accordo. Salutiamo gli amici di Fall for FVG. Ciao amici. Grazie ancora.